Ben trovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo obbligo di riscatto del 21 gennaio del 2026, mercoledì mattina. Buongiorno a tutti, buona settimana ancora qui dalla radio. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto Simo, i nostri ascoltatori più fedeli, quindi chi mette like, chi clicca il pollicione all'insù, chi è iscritto al nostro canale, chi è abbonato, grazie davvero di cuore ragazzi per il supporto, continuate a farlo anche se obbligo di riscatto senza mercato, lo so, è un po' triste, ma cosa dobbiamo fare? Questo è. È un po' come, non so come dire, prova a farmi un esempio, è un po' come la Champions League senza il Milan. Un pochino sì Simo, è così purtroppo. O il Milan senza Champions Una League. cioccolata calda senza panna, cioè, son queste cose qua, quindi quindi noi siamo però sempre qui, aspettando magari un difensore gli ultimi giorni di mercato, aspettando magari qualcosa in prestito, aspettando magari qualche movimento che riguarda Ruben Loftus-Cheek in uscita, però comunque continuiamo a parlare dell'attualità rossonera, anche perché c'è all'orizzonte una sfida importante contro la Roma all'Olimpico, una sfida che potrebbe darti uno slancio definitivo nell'ipotecare la Champions, anche se ancora mancano tante partite, e quindi bisogna parlare comunque del momento del Milan che dopo le vittorie arrivate ultimamente è positivo. Questo sicuramente sì, come detto, il mercato più o meno l'ha già riassunto Henry, cioè se aspettate notizie di mercato è finito qui il video, in buona sostanza. Ma c'è anche altro da dire, perché come avete visto la copertina, poi affronteremo un tema che rischia di essere abbastanza caldo, soprattutto oggi, visto che la resa dei conti sarà un po' oggi. Ma prima di affrontare il tema che avete visto anche in copertina, un piccolo passaggio a Milanello, dove ieri c'era Rafael Leao, che in teoria non doveva esserci, visto che c'era giorno di riposo, ma è andato ad allenarsi. Qualcuno ha detto l'unico dei giocatori che non è infortunato ad andare ad allenarsi anche ieri. Per me qui c'è un piccolo errore per come è stata raccontata, nel senso che lo abbiamo visto tanto sul campo Rafa nelle ultime partite, fortunatamente, ma l'abbiamo visto a mezzo servizio e quindi non mi sembra, cioè, mi sembra quasi faccia parte dell'altro gruppo, non so, per intenderci, non essendo un giocatore al 100%, è giusto che come quelli che sono infortunati vada ad allenarsi un giorno prima rispetto agli altri per provare a recuperare da quella condizione che ancora non riesce a avere causa quel fastidio costante adduttore che c'è, non c'è, compare, scompare, a volte sta bene, a volte non sta bene, al di là delle parole di facciata magari anche di Allegri in conferenza che insomma ci stanno, però poi i nostri occhi credo che parlino, nel senso che quando lo vediamo giocare e non riesce a scattare e non riesce magari a fare a lungo come era un tempo, anche soltanto 2 mesi fa, cioè ti fa rendere conto che questo ragazzo bene non sta. E quindi mi pare anche ovvio che ieri sia andato a allenarsi. Sì, ma poi allora dovesse essere invece a posto ed è andato un giorno prima rispetto agli altri, bene, benissimo, nel senso che è un segnale iper positivo, no? Il fatto che comunque sia andato a Milanello. Dovesse invece essere appunto più come dici tu, e anche io penso che sia più come dici tu, speriamo che abbia fatto magari delle terapie, degli allenamenti ad hoc per provare a risolvere un pochino questo problema, per provare a essere un po' più in forma per la sfida con la Roma, anche perché abbiamo visto insomma che Jimenez è fuori, Füllkrug grande disponibilità, però ha comunque anche lui un piccolo problema al dito, Pulisic stesso non sta bene, e lo abbiamo visto anche lui nelle ultime partite che sta lasciando giù anche qualcosa a livello di prestazione, e quindi Leao ci serve anche a mezzo servizio purtroppo, perché finora è stato decisivo anche a mezzo servizio, e quindi speriamo che possa recuperare un pochino di forma per il match dell'Olimpico. Anche perché oggi il Milan torna ad allenarsi in vista appunto di domenica. Eh, Non mi aspetto grandi novità da Salmacher oggi, nel senso che se lo abbiamo a disposizione per domenica
lo scopriremo verso la parte finale della settimana, non sicuramente oggi. Cioè, del tipo, se oggi si allena con la squadra, per me è una sorpresa, almeno, so, per quello che è stato il comunicato e per come l'abbiamo visto uscire dal campo. Incrociamo ancora le dita per riaverlo, che so, venerdì in gruppo, sabato fa la rifinitura e domenica gioca. Ecco, questo potrebbe essere l'iter, cioè oggi e domani a parte, venerdì in gruppo, sabato rifinitura, per essere pieno. Tirato per i capelli basterebbe sabato in gruppo, però capite bene che è talmente fondamentale Salmacher che sì, è vero, giochiamo una partita pesante con la Roma, ma sì, è vero, se lo perdi per un mese, le alternative di cui abbiamo parlato ieri, Henry, invece di arrovellarci su telecamere, cambi di modulo, Loftus-Cheek, eccetera, per una partita poi rischi di arrovellarti per un mese e diventa troppo pesante poi. Ma infatti il punto credo sia quello, Simo, cioè è ovvio che Salmacher con la Roma deve esserci da un certo punto di vista, no? Perché è una partita davvero molto importante, perché le alternative non sono state, non sono così a livello e quindi io capisco, ci sta ed è anche giusto fare tutto il possibile per averlo contro la Roma. Devi fare tutto il possibile senza però rischiare minimamente di poterlo perdere poi per appunto un mese, perché se perdi Salmacher un mese in questo momento della stagione qui, poi devi fare un mese con quelle alternative, hai detto bene tu, quindi capisco e condivido il provare in tutti i modi ad averlo, aggiungo tra parentesi, senza però rischiare minimamente di perderlo, cioè se è al 30, 40, 50%, non so se ha senso metterlo e rischiarlo. Se è già al 60, 70, 80, forse un pochino di più, ecco, però poi loro sanno bene qual è il confine tra il forzo e rischio e il sta bene non al massimo, ok? Quindi vedremo, cercheremo di capirlo nei prossimi giorni, dandovi le notizie da Milanello per capire se è in gruppo, non è in gruppo, chi è a parte, chi non è a parte, insomma. Vi daremo aggiornamenti nelle altre trasmissioni anche su questo. Chiudiamo con quello che avete visto in copertina. Ci facciamo un pizzico aiutare da un articolo uscito anche su Tutto Sport in base a quello che dobbiamo raccontare. Juve-Inter contro Dela, scintille per il mercato, verso la modifica della norma sul costo del lavoro. Solo così il Napoli può rinforzarsi. Chiellini, Marotta, Furenti, oggi c'è un consiglio federale straordinario. Il titolo in teoria non ci riguarderebbe, quindi no? In realtà il titolo, essendo Tutto Sport, è incentrato su Juve. Ma se guardate in basso, niente unanimità. Il Milan contrario può impugnare l'eventuale cambio. Perché cosa è successo? Ve lo leggo brevemente quello che è. C'è un problema legato a una norma per la quale il Napoli non potrebbe fare mercato, o meglio, è molto complicato fare il mercato per il Napoli. Cioè il mancato rispetto del limite di 0,8 dell'indicatore del costo del lavoro allargato, cioè quello che mettendo in relazione fatturato e costi del personale traccia una linea. Se i costi del personale non sono sostenibili, non si può lavorare in entrata se non bilanciando con il misurino le operazioni in uscita. Morale, se il tuo fatturato è troppo più basso rispetto ai costi del personale, il differenziale a quel punto va oltre quello che è il consentito e non puoi operare. Perché in pratica, come sarebbe dire, ti entrano meno soldi in tasca di quelli che spendi per sostenere i costi della tua azienda. E quindi ti fermano. Ok? Cosa è successo? Che il Napoli lo sta chiedendo da qualche mese il cambio. Il cambio non è mai avvenuto. Ieri c'è stato già un consiglio federale, se non ricordo male, dove sono volati un po' gli stracci, compreso la presenza di De Laurentiis che insomma, si è fatto sentire su questo. Ha chiesto in corso d'opera del campionato di poter modificare questo per poter fare mercato, ovviamente, in maniera un pochino più aperta. L'unico che ha votato contro è stato il Milan, perché gli altri si sono astenuti e Juve e Inter, sì, a parole sono state contro, ma poi si sono, come detto, astenute. Quindi il Milan è l'unico che
nel caso dopo può addirittura impugnare la situazione proprio perché è stata l'unica che ha votato contro e quindi ha il diritto nel caso di andare avanti impugnando la situazione. Oggi si scopre se la situazione si sblocca oppure no, ma ti devo dire la verità, per una volta, credo, negli ultimi 3 anni, sono d'accordo forse con quello che ha fatto il Milan. Perché se c'è una regola brutta, cattiva, storta o quello che volete, ma la competizione è nata così, cambiarla in corso d'opera vorrebbe dire cambiare le regole del gioco mentre stai giocando. Capisco che magari sia sbagliata, capisco che il Napoli lo sta chiedendo da mesi, capisco che anche magari sia una situazione non particolarmente corretta, visto che il Napoli ha fatto notare che ha in cassa come disponibilità accantonata molto di più rispetto a quello che potrebbe servire, ma se la regola è quella, io capisco che ne so, che c'è un limite di velocità a 50 e vorrei andare a 70 in una strada a 4 corsie, metti, ma se è a 50 la devo rispettare. Se no No, ma è una infatti è catà di anni giusto. fa, eccetera, eccetera. È giusto, sono d'accordo anch'io, ripeto, non che questa cosa sposti chissà che, cioè perlomeno non credo Eh, che... se No, nel sì, Napoli c'è sposta nel momento mercato in si cui il aiuta. Napoli magari poi se ha l'ok, se questa cosa passa, va a spendere, espandere per il mercato e va a acquistare giocatori, e quindi essendo la tua competitor, magari si rinforza, ecco, non cambia nulla, tra virgolette, a tutte le altre squadre, però sono d'accordo, cioè se c'è una regola è quella, le altre, tra virgolette, squadre devono rispettarla e anche il Napoli deve rispettarla. Cioè, poi capisco che sia una regola magari fatta coi piedi, che sia una regola non proprio giusta, va bene, però se è così è così. Poi magari a fine campionato pensiamo sul modificarla, sul lavorarci, eccetera. Però se in questo momento è così e le altre squadre l'hanno rispettata e continuano a rispettarla, o magari non fanno mercato proprio perché non possono rispettarla, non vedo il motivo per cui per il Napoli bisogna cambiare. No, ma domandare è lecito, puntualizzare che sia una regola un po' così pure, lavorarci per i prossimi campionati anche, però onestamente andare a modificarla adesso perché se no Conte non può avere il mercato, boh, mi sembra un po' forzato, ecco. Tutto qui. Poi che il mercato del Milan non cambia neanche questa regola, purtroppo è vero, nel senso che a noi interessa solo per non che una competitor alteri magari il risultato alla fine perché è riuscita a fare qualcosa che in teoria la regola non gli permetteva. Tutto qua. A noi per il nostro mercato cambia niente. Come avete sentito nel primo minuto di trasmissione, magari se c'è un prestito del difensore bene, Coppola pare che non scaldi, ma onestamente non sembra che in questo momento scaldi nessuno. Ci rivediamo probabilmente tra una settimana per capire meglio come, se ci sarà modo di prendere un difensore. È Henry, il noi siamo arrivati in mercato, chiusura. Simo, è il mercato 3.0 questo, cioè impedire alle altre di non fare mercato come stai facendo tu. Non che tutti comprano i giocatori, ma nessuno li compra. È una nuova strategia rivoluzionaria del Milan. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk e poi niente, in serata c'è la Champions League, ma la guardiamo. Ciao.